Un'analisi interessante, vorrei dire tra le fondamentali per la storia dell'architettura, dovrebbe essere quella di riscontrare i rapporti tra la struttura rappresentativa o ideale e la struttura reale, tecnologica. Così Luigi Moretti riassume la sua tesi sul concetto di struttura architettonica. È una frase tratta dal testo Le strutture ideali nell'architettura di Michelangelo e dei Barocchi, pubblicato sul volume 50 immagini e significativamente datato Roma 1930 e 1964, segno dello svolgersi continuativo della ricerca sui fondamenti della disciplina. Ma una struttura, afferma Moretti, è una forma, e in questa tesi troviamo l'ampia matassa dei riferimenti che compongono la sua elaboratissima costruzione teorica. Perché dunque pensiamo alla struttura come forma? Nell'elaborare questa definizione Moretti è influenzato dalle teorie di Évariste Galois, il grande matematico francese morto in duello nel 1832 all'età di 20 anni, poste al centro di una serie di profonde e raffinatissime ricerche. A partire dalla teoria dei gruppi matematici di Galois, ovvero dal concetto di apprendimento di una forma per differenza, Moretti definisce la struttura della forma come insieme di pure relazioni. Nella produzione di un'opera d'arte e la sua conclusione si materializzano un andamento e una certa sequenza di andamenti cui è sospinto lo spirito dell'artista, al punto che una stessa struttura potrebbe concretizzarsi in forme ed espressioni diverse. Leggiamo insieme le parole dell'architetto. L'atto creativo di fare forme, cioè l'operare in arte, è fondamentalmente l'atto di comunicare, precisare, materializzare un andamento e una certa sequenza di andamenti cui è sospinto lo spirito dell'artista, cioè di esprimere una struttura. Tutta una nuova estetica e di conseguenza una nuova critica possono immaginarsi basate prevalentemente sulle strutture delle opere d'arte, cioè sulla loro individuazione, sulle analisi della loro formazione e trasformazione. Ne scaturirebbe un linguaggio critico rigoroso e quanto mai stimolante, puramente matematico e logico per le strutture o le quote di esse nettamente individuate, decisamente e coscientemente lirico e intuitivo nei punti di saldatura incerta delle indagini. L'analisi e la comparazione delle topologie illuminerebbe con estremo vigore ogni discorso critico sulle opere di un artista, di una scuola o di un mondo culturale. Fondamentale in questa nuova elaborazione dedicata alla struttura della forma è la teoria delle trasformazioni, messa a punto negli studi di D'Arcy Thompson, di cui Moretti coglie la ricchezza metodologica e la novità interpretativa. Nel testo On Growth and Form, pubblicato nel 1917 e nel 1942, il biologo e matematico scozzese introduce un'avanzatissima teoria delle deformazioni attraverso il metodo delle coordinate cartesiane. Iscrivendo in un sistema di coordinate il profilo di un organismo, D'Arcy Thompson dimostra che alterando la direzione degli assi e dunque creando un nuovo sistema di coordinate, seguirà una corrispondente trasformazione della figura. In altri termini, organismi appartenenti alla stessa specie si sviluppano mediante variazioni morfologiche che mantengono inalterata la struttura. Tra gli esempi illustrati da D'Arcy Thompson ci sono appunto quelli citati da Moretti. Il primo è la trasformazione del diodon, o pesce porcospino, in un ortagoriscus, o pesce luna, attraverso la deformazione delle coordinate orizzontali in un sistema di iperboli e delle coordinate verticali in un sistema di cerchi concentrici. Il secondo riguarda invece le ossa pelviche di antichi uccelli preistorici, messi in relazione tra loro attraverso semplici deformazioni degli assi cartesiani. Si giunge così a utilizzare il concetto matematico di automorfismo, cioè quella trasformazione che conserva inalterata la struttura dello spazio. Un concetto messo a punto dal filosofo tedesco Gottfried Leibniz a cavallo tra il 600 e il 700. Gli automorfismi che Moretti compone
nei suoi scritti come nelle sue opere dimostrano che tra le diverse manifestazioni espressive del passato e del presente esistono relazioni formali e strutturali. Compito dell'artista è quello di rivelarle al mondo, mentre assiste al dramma del tempo, che implacabilmente forma e cancella il destino degli umani. La conclusione arriva di lì a poco. La pubblicazione del libro 50 immagini di architetture di Luigi Moretti chiude il sipario su una ricerca nel campo della teoria dell'architettura che coniuga i vecchi e i nuovi fermenti in un insieme di esperienze dialoganti con contesti storici e ambiti geografici differenti. Ma probabilmente per ogni scritto e per ogni architettura di Moretti vale lo stesso severo e malinconico giudizio da lui formulato in occasione della pubblicazione di 50 immagini. L'importante per me sarebbe di prepararne una più completa per il prossimo anno. Quella che mi propongo potrà forse dire qualcosa di meno epidermico, anche se non è azzardato immaginare che, citando le ultime tragiche parole del giovane matematico Galois, alla fine anche Moretti avrebbe voluto aggiungere: non ho tempo.